Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ertapenem Aurobindo. Aurobindo Pharma, Italia, SRL. Ultimo aggiornamento. 7 aprile 2022. Cos'è Ertapenem Aurobindo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ertapenem Aurobindo durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ertapenem Aurobindo? Ertapenem Aurobindo ha un farmaco a base del principio attivo ertapenem, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico carbapenemi. È commercializzato in Italia dall'azienda Aurobindo Pharma, Italia, SRL. Ertapenem Aurobindo può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Ertapenem Aurobindo 1G polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Aurobindo Pharma, Italia, SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: Ertapenem. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere per soluzione. Indicazioni. Trattamento. Ertapenem è indicato nei pazienti pediatrici, di età compresa tra 3 mesi e 17 anni, e negli adulti per il trattamento delle seguenti infezioni quando sono causate da batteri con sensibilità accertata o molto probabile ad ertapenem e quando ha richiesta la terapia parenterale, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Infezioni intraaddominali. Polmonite acquisita in comunità. Infezioni ginecologiche acute. Infezioni della cute e dei tessuti molli del piede diabetico, vedere paragrafo 4. Prevenzione. Ertapenem è indicato negli adulti per la profilassi dell'infezione del sito chirurgico dopo chirurgia colorettale elettiva, vedere paragrafo 4. Riferirsi alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Trattamento. Adulti e adolescenti, di età compresa tra 13 e 17 anni. La dose di ertapenem è di 1 grammo, g, somministrato una volta al giorno per via endovenosa, vedere paragrafo 6. Neonati e bambini, di età compresa tra 3 mesi e 12 anni. La dose di ertapenem è di 15 mg/kg 2 volte al giorno, non superare 1 g/die, per via endovenosa, vedere paragrafo 6. Prevenzione. Adulti. La dose raccomandata per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico dopo chirurgia colorettale elettiva è di 1 g somministrato in dose singola endovenosa che deve essere completata entro 1 ora prima dell'incisione chirurgica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di ertapenem nei bambini di età inferiore a 3 mesi non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Danno renale. Ertapenem può essere utilizzato per il trattamento delle infezioni in pazienti adulti con compromissione renale da lieve a moderata. Non è necessario modificare la dose per i pazienti con nuclei arance della creatinina 30 ml/min/1,73 m2. I dati disponibili su sicurezza ed efficacia di ertapenem in pazienti con compromissione renale grave non permettono di stabilire una dose raccomandata. Ertapenem non deve pertanto essere utilizzato in questi pazienti, vedere paragrafo 5. Non vi sono dati nei bambini e negli adolescenti con compromissione renale. Emodialisi. I dati disponibili su sicurezza ed efficacia di ertapenem in pazienti emodializzati non permettono di stabilire una dose raccomandata. Ertapenem non deve pertanto essere utilizzato in questi pazienti. Compromissione epatica. Non si raccomanda la modifica della dose in pazienti con alterata funzione epatica, vedere paragrafo 5. Anziani. Deve essere somministrata la dose consigliata di ertapenem, ad eccezione dei casi di compromissione renale grave, vedere paragrafo compromissione renale. Modo di somministrazione. Somministrazione endovenosa. L'infusione di ertapenem deve essere effettuata in un periodo di 30 minuti. La terapia con ertapenem dura normalmente da 3 a 14 giorni, ma può variare a seconda del tipo e della gravità dell'infezione e del patogeno responsabile. Quando indicato dal punto di vista clinico, si può passare ad un agente antibatterico orale adeguato, se si ha osservato un miglioramento clinico.
Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità accertata a qualsiasi altro agente antibatterico carbapenemico. Ipersensibilità grave, ad esempio reazione anafilattica, reazione cutanea grave, a qualsiasi altro tipo di agente antibatterico beta-lattamico, ad esempio penicilline o cefalosporine. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. In pazienti in terapia con beta-lattamici sono state segnalate reazioni di ipersensibilità, anafilattiche, serie ed occasionalmente fatali. Tali reazioni sono più probabili in individui con storia di sensibilità a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È improbabile che si verifichino interazioni dovute all'inibizione della clearance mediata dalla glicoproteina P o della clearance dei medicinali mediata dal CYP, vedere paragrafo 5.2. Quando l'acido valproico ha stato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ertapenem aurobindo insieme ad altri farmaci come eurosacido valproico più sodio valproato e gaeuro, eurosacido valproico più sodio valproato ratiofarma euro, eurosacido valproico più sodio valproato sandoza euro, eurosdepachin crono eurosdepachin, compressa gastroresistente, soluzione a eurosdepachin, granulato a rilascio modificato a eurosdepachin, polvere a eurosodio valproato aurobindo Italia a eurosodio valproato aurobindo a eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ertapenem aurobindo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ertapenem aurobindo durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono stati effettuati studi adeguati e ben controllati nelle donne durante la gravidanza. Gli studi negli animali non evidenziano effetti dannosi diretti o indiretti a carico di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ertapenem può influenzare la capacità dei pazienti di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti devono essere informati che con l'uso di ertapenem sono stati segnalati capogiro e sonnolenza, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Adulti. Il numero totale di pazienti trattati con ertapenem negli studi clinici è stato superiore a 2200, dei quali più di 2150 hanno ricevuto una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con ertapenem. È improbabile che si verifichino casi di sovradosaggio con ertapenem. La somministrazione endovenosa di 3G di ertapenem al giorno per 8 giorni a volontari sani adulti non ha causato rilevanti episodi di tossicità. Negli studi clinici negli adulti, la somministrazione accidentale di dosi fino a 3G in un giorno non ha causato reazioni avverse clinicamente rilevanti. Negli studi clinici pediatrici, una dose singola per via endovenosa, EV, di 40 mg/kg fino ad un massimo di 2G non ha dato luogo a fenomeni di tossicità. In caso di sovradosaggio, si deve tuttavia sospendere il trattamento con ertapenem ed instaurare misure terapeutiche generali di supporto fino all'eliminazione renale del farmaco. Ertapenem può essere parzialmente eliminato tramite emodialisi, vedere paragrafo 5.2. Non sono tuttavia disponibili informazioni sull'uso dell'emodialisi nel trattamento del sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà generali. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, carbapenemi, codice ATC. Ilunga 01DH03. Meccanismo d'azione. Ertapenem inibisce la sintesi della parete batterica a seguito dell'adesione alle proteine leganti la penicillina, PBP. Proprietà farmacocinetiche. Concentrazioni plasmatiche. Le concentrazioni plasmatiche medie di ertapenem a seguito di una infusione endovenosa singola di 30 minuti di una dose di 1G in giovani adulti sani, da 25, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione dello, elenco degli eccipienti. Sodio bicarbonato. Sodio idrossido per aggiustare il pH 7,6. Sodio idrossido usato come agente tampone. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ertapenem aurobindo a base di ertapenem sono
Invanz, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.